Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli dal punto di vista astrologico, cosa aspettarci da questa luna nuova in Capricorno? Diciamo che è un buon momento per capire, che cosa si vuole e che cosa si desidera e appunto per questo poi pianificare, perché, questa luna nuova incoraggia l'attività, l'essere coraggiosi, il perseverare, impegnarsi, maggiormente, curare i dettagli, magari anche imparare qualcosa di nuovo. Diciamo che con l'azione si raggiungono i desideri. Di contro dobbiamo fare attenzione perché alcune aspettative potrebbero essere troppo elevate, essere troppo duri ed esigenti, soprattutto con se stessi e magari con gli altri, un po' di inflessibilità, stress, difficoltà soprattutto per quelle persone molto socievoli, che potrebbero preferire in questo momento un po' di silenzio, un po' di solitudine e chiusura. Non è una cosa, diciamo estremamente negativa, insomma, però forse qualcuno potrebbe preoccuparsi o a qualcuno potrebbe dare un po' fastidio. Vediamo adesso proprio con il primo oracolo che ci va a dare una specie di fotografia del momento presente. Noi partiamo dal 4 gennaio, quindi subito dopo la luna piena. Con questo punto della situazione, quindi abbiamo la stella della fortuna, ci fa capire che ci parla dei desideri e quindi ci fa capire effettivamente che arriva, anzi quello è il momento giusto, intorno a quei giorni, per esprimere i nostri desideri e anche perché, arriva un colpo di fortuna, una svolta positiva negli eventi, quindi di seguire la luce del vostro cuore che in qualche modo vi farà da guida, essere consapevoli di riuscire ad attivare la vostra fortuna, magari anche utilizzando qualcosa. Ovviamente se, credete in certe cose, tipo se avete degli amuleti potete utilizzarli, potete acquistarli, oppure, altre indicazioni, dei segnali, intorno a voi che possono essere utili. E adesso procediamo con il secondo oracolo. Ci fa capire le energie in azione, cioè quelle intorno a noi. Abbiamo la lepre, della luna e ci parla di rinnovamento, quindi di cambiamento. Abbiamo visto che in effetti, c'è qualcosa che arriva finalmente, a portare rinnovamento, rinascita, anche fertilità creativa per nuove idee, nuovi progetti, ci possono essere improvvisi cambi di programma. A volte possono essere un po' difficili, un po' ostici, però magari possono essere molto, molto interessanti. Per questo di prepararsi a seguire la corrente senza forzare le cose. Dove c'è un blocco, dove c'è una forzatura, dove c'è ostinazione, allora vuol dire che lì c'è qualcosa che non va e che o dobbiamo prepararci a, cambiare strada, percorso o semplicemente modo di fare le cose, forse anche cambiare atteggiamento, quindi che non sono cose negative, ma che sicuramente, le nostre migliori qualità ci porteranno delle occasioni vantaggiose. Quindi è vero un periodo di rinnovamento, di rigenerazione, di cose comunque belle, positive che giungeranno a noi e poi non solo troviamo anche l'indicazione della dea della luna
che ci parla di protezione e di guida divina, quindi la possibilità di seguire i nostri sogni, però allo stesso tempo quando si ha protezione non è che, ci deve pensare il divino, un qualsiasi cosa noi crediamo, l'universo, Dio, eccetera, quindi non ha proprio importanza questo, ha più importanza il fatto di sapere che siamo protetti e che, c'è qualcuno da lassù che ci guida, però dobbiamo aiutarli, tra virgolette, quindi essere audaci, essere intraprendenti, fare qualcosa noi effettivamente. E quindi questa carta ci sta dicendo proprio che con l'impegno si riuscirà a raggiungere il proprio pieno potenziale, magari un qualcosa che abbiamo messo da parte, può essere anche una capacità inespressa, oppure qualcosa che effettivamente abbiamo finalmente l'opportunità di poterla, non solo portare avanti, però anche di realizzarla. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, avevo trovato tantissime indicazioni che in pratica le cose sono molto favorevoli per la realizzazione, quindi c'è sia protezione, sia, alcune cose proprio intorno a voi che si, andranno incanalare finalmente nel percorso giusto, però occorre ovviamente sempre tanto impegno da parte nostra. Con il primo oracolo dello sciamano abbiamo la donna selvaggia che ci consiglia di ascoltare il nostro intuito, le nostre emozioni profonde, di seguire, ecco, la nostra bussola interiore che in qualche modo ci aiuterà a trovare la strada giusta. Però secondo me il consiglio principale è proprio quello di riuscire a togliere le sovrastrutture, le cose troppo arzigogolate, difficili, complesse, quindi di andare a semplificare, di tornare all'essenza, sia delle cose, delle situazioni e soprattutto di se stessi. E poi troviamo Pachamama, che, diciamo questo è un oracolo, che ci parla di energia che nutre e ci rigenera. E quindi creatività, prosperità, abbondanza, per riuscire a, proteggere, ecco, anche responsabilità per proteggere, ciò che abbiamo, ciò che siamo. E se ci sono delle paure, dei limiti, questo è il momento giusto per, trasformare, e quindi di aprirsi, di entrare in connessione, di riuscire effettivamente a trovare nuove soluzioni, proprio per permettervi maggior connessione, ma anche di entrare nelle possibilità disponibili a voi proprio per realizzare quello che volete. L'ultimo messaggio arriva dalla montagna sacra. Molto interessante questo perché la montagna sacra si riferisce al nostro spazio interiore, dove infatti, è qui che troviamo guida e risposte, il nostro intuito che aspetta di essere ascoltato. Ci parla anche di cammino interiore, di pellegrinaggio. Forse per chi avrà la fortuna e la possibilità di farlo effettivamente, un pellegrinaggio potrebbe essere molto utile, però si parla soprattutto di cammino interiore proprio per riconoscersi in ciò che si ama e si fa. Ricordiamoci che la nostra visione interiore è quella che modella la nostra realtà e quindi poi utilizzare saggezza, consapevolezza, non evitare gli ostacoli ma attraversarli e quindi tutte le risposte sono dentro di noi. Dobbiamo solo ascoltarle e non solo metterle soprattutto in pratica. Grazie per l'ascolto, si conclude qui la lettura. Ovviamente se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!